Ciao e benvenuto al nostro podcast di italiano. Che bello che tu sia di nuovo qui oggi. Oggi parliamo di un tema che torna spesso nelle conversazioni: la tua infanzia. Oh, è un bel tema. Ma non ho mai davvero parlato della mia infanzia in italiano. Ed è proprio quello che facciamo oggi. Parlare della propria infanzia è in realtà molto naturale. Le persone ti chiedono: dove sei cresciuto? Cosa facevi da bambino? Com'era la tua infanzia? Conosco queste domande, ma non so mai come rispondere in italiano. Ed è del tutto normale. Quando parliamo dell'infanzia, parliamo del passato. Molti studenti si sentono insicuri con il passato in italiano. Sì, esatto. Il passato mi crea a volte dei problemi. Ma ti dico subito una cosa importante. Non ti serve una grammatica perfetta per parlare della tua infanzia. Ti servono frasi semplici che raccontano la tua storia. Suona bene. Esatto. La tua infanzia è unica. È la tua storia. E questa storia merita di essere raccontata in italiano. E oggi impari proprio questo. Come parlare della tua infanzia. Dove sei cresciuto, cosa facevi da bambino, cosa amavi e cosa forse preferiresti dimenticare. Sembra davvero personale. Esatto. La cosa bella è questa. Quando parli di te non puoi sbagliare. Conosci la tua storia meglio di chiunque altro. Ma prima di iniziare, una piccola cosa. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Parla di brevi storie della vita quotidiana in Italia. Lì impari, proprio come oggi, come parlano davvero le persone. Personale, autentico e naturale. Con un acquisto sostieni moltissimo questo podcast e ci aiuti a creare altri contenuti. Grazie di cuore. Trovi il link nei commenti. E ora iniziamo. Perché oggi racconterai la tua storia in italiano. Sono curiosa. Perfetto, allora passiamo al primo capitolo. Bene, iniziamo ora. Parto con la domanda più importante che ricevi sulla tua infanzia. Dove sei cresciuto? Questa è davvero la prima domanda che arriva sempre. Esatto. Ed è più facile di quanto pensi. Dici: sono cresciuto a... Poi dici il posto. Sono cresciuta in Brasile. Molto bene. Oppure sono cresciuto in una piccola città. Oppure sono cresciuto in campagna. Sono cresciuta in campagna. Perfetto. Il verbo è crescere. Al passato dici sono cresciuto. Sono cresciuta. Non sembra così difficile. Esatto. Ora puoi dire di più. Una o due frasi corte. Per esempio, sono cresciuto in una piccola città. Era tranquilla. Avevamo molta natura. Sono cresciuta in una piccola città. Era tranquilla. Avevamo molta natura. Perfetto. È già una piccola storia. Breve, chiara e personale. E se sono cresciuta in una grande città? Allora dici: sono cresciuto in una grande città. C'era sempre movimento. L'ho amato. Oppure a volte mi mancava vivere più tranquillo. Sono cresciuta in una grande città. C'era sempre movimento. Molto bene. Ora ancora una parola importante. Prima. Significa nel passato, quando ero giovane. Prima. Esatto. Puoi iniziare molte frasi con prima. Prima giocavamo molto fuori. Prima tutto era più semplice. Prima giocavo a calcio ogni giorno. Prima giocavo a calcio ogni giorno. Ottimo. La parola prima mostra subito che parli del passato. Non servono tempi complicati. Solo prima e poi una frase normale. È davvero pratico. Esatto. E un'altra espressione. Quando ero piccolo. È un altro inizio classico. Quando ero piccola.
Esatto. Quando ero piccolo giocavamo spesso in spiaggia. Quando ero piccolo avevamo un grande giardino. Quando ero piccolo mia nonna era sempre con noi. Quando ero piccola avevamo un grande giardino. Perfetto. Suona già molto naturale. Ora facciamo un esercizio. Parlate tutti ad alta voce. Sono cresciuto in una piccola città. Sono cresciuta in una piccola città. Ora, prima giocavamo molto fuori. Prima giocavamo molto fuori. Ora, quando ero piccolo, tutto era più semplice. Quando ero piccola, tutto era più semplice. Benissimo. Queste sono le tue 3 frasi di partenza sul tema infanzia. Semplici, chiare e subito utili. Sento che posso già dire parecchio. Esatto. E nel prossimo capitolo andiamo più a fondo. Impari come parlare di ricordi concreti. Cosa facevi da bambino? Cosa amavi? E com'era la tua vita quotidiana? Sì, questa è la parte emozionante, i veri ricordi. Allora andiamo avanti. Bene, facciamo un passo avanti. Ora sai dire dove sei cresciuto. Adesso impari a parlare di ricordi ed esperienze concrete della tua infanzia. Sì. Questo rende le conversazioni davvero vive. Non solo dire dove sei cresciuto, ma dire cosa hai davvero vissuto. Esatto. Per questo ti servono alcuni verbi importanti al passato. Comincio subito. Il verbo giocare. Al passato ho giocato. Ho giocato. Molto bene. Ho giocato fuori. Ho giocato con amici. Ho giocato a calcio. Ho giocato a calcio con amici. Perfetto. Il verbo andare. Al passato sono andato. Sono andata. Esatto. Sono andato a scuola ogni giorno. Sono andato spesso nella natura. Sono andato al mare con la mia famiglia. Sono andata al mare con la mia famiglia. Molto bene. Il verbo piacere. Al passato mi piaceva. Mi piaceva. Esatto. Mi piacevano i dolci, mi piacevano i fumetti. Non mi piacevano i compiti. Non mi piacevano i compiti. Molto bene. Lo conoscono tutti. È molto universale. Esatto. Questo è importante. Quando parli di cose che molti conoscono, le persone si sentono subito collegate. Ora ti do altri verbi che ti servono per i ricordi d'infanzia. Ho letto, ho disegnato, ho cucinato, ho studiato, ho riso, ho nuotato, sono salito sugli alberi, ho pianto. Sono salita spesso sugli alberi. Molto bene. Ora combini questi verbi con le espressioni prima o quando ero piccolo. Prima leggevo molto. Quando ero piccolo nuotavo ogni giorno. Prima mi piaceva disegnare. Prima mi piaceva disegnare. Quando ero piccola nuotavo ogni giorno. Perfetto. Sono frasi vere su ricordi veri. Ora facciamo un piccolo dialogo. Ti domando e tu rispondi con i tuoi veri ricordi. Cosa ti piaceva fare di più da bambina? Ho giocato molto fuori. Prima uscivo ogni giorno con gli amici. Giocavamo a nascondino e salivamo sugli alberi. Sembra un'infanzia bella. Facevi sport? Sì, mi piaceva nuotare. Ogni estate andavo in piscina. Molto bene. Questa è una vera conversazione sui ricordi d'infanzia. Mi accorgo che posso dire molto più di quanto pensassi. Esatto. Perché conosci la tua storia. Devi solo raccontarla in italiano e bastano frasi semplici. E ancora un punto importante. Non devi raccontare tutto in una volta. 1 o 2 frasi bastano. Poi l'altra persona fa domande. Così nasce una conversazione. Quindi non come un rapporto, ma come uno scambio. Detto perfettamente, proprio così. Nel prossimo capitolo vediamo come parlare della tua famiglia e della tua casa nell'infanzia.
Di solito questo è il tema che arriva dopo nella conversazione. Sì? Dopo il cosa facevi arriva quasi sempre il com'era la tua famiglia. Esatto. Allora andiamo avanti. Fermati un attimo. Hai notato quanto italiano hai appena capito? Non è un caso. Le storie sono il modo più veloce per imparare una lingua. Ho riempito un intero libro di storie. Guarda nei commenti. E ora buon divertimento con il resto del video. Bene. Ora arriviamo a un tema che appare in quasi ogni conversazione sull'infanzia. La famiglia e la casa. Sì? Ed è personale. A volte l'infanzia è stata bella. A volte è stata difficile. È molto diverso. Esatto. E va bene così. Non devi raccontare tutto. Puoi decidere tu cosa condividere. È bello saperlo. A volte mi sento sotto pressione a spiegare tutto. Non serve. Una conversazione non è un interrogatorio. Dai quello che vuoi dare. Ma iniziamo con frasi semplici sulla famiglia. Vengo da una famiglia numerosa. Vengo da una famiglia piccola. Ho fratelli. Sono figlio unico. Vengo da una famiglia numerosa. Ho molti fratelli. Molto bene. Poi puoi dire di più. Eravamo molto uniti. Passavamo molto tempo insieme. Mangiavamo spesso insieme. Passavamo molto tempo insieme. Perfetto. Sono frasi calde e umane. Danno all'altra persona un'immagine della tua famiglia. Ora ancora alcune frasi sulla casa della tua infanzia. Abbiamo vissuto in una casetta. Avevamo un grande appartamento. Avevo la mia stanza. Condividevo la stanza con mio fratello. Condividevo la stanza con mia sorella. Molto bene. È un ricordo di infanzia molto tipico. Sì, molti lo conoscono. Esatto. Poi puoi dire com'è stato per te. A volte era difficile, ma era anche bello. Eravamo sempre insieme. A volte era difficile, ma era anche bello. Perfetto. È una risposta onesta e naturale. Ora arriviamo a un punto importante. E se l'infanzia non è stata facile e se non vuoi parlarne molto? Sì. A volte queste domande sono difficili. Ci sono frasi semplici che aiutano. Non devi spiegare tutto. Puoi dire non è stato sempre facile, oppure non ho molto contatto con la mia famiglia, oppure è un argomento lungo. È un argomento lungo. Perfetto. È sincero e chiude l'argomento con delicatezza. L'altra persona capisce che non vuoi andare oltre. È davvero utile. A volte non si vuole raccontare tutto. Esatto. Ed è assolutamente ok. La lingua ti permette anche di fissare dei limiti. Ora facciamo un esercizio. Parlate tutti ad alta voce. Di. Vengo da una famiglia piccola. Vengo da una famiglia piccola. Ora, passavamo molto tempo insieme. Passavamo molto tempo insieme. Ora, condividevo la stanza con mio fratello. Condividevo la stanza con mio fratello. Ora, è un argomento lungo. È un argomento lungo. Molto bene. Queste frasi ti aiutano nelle vere conversazioni. Nel prossimo capitolo vediamo come parlare di scuola e amici nell'infanzia, perché questi temi arrivano sempre. Sì? La scuola è un argomento di cui quasi tutti possono parlare. Esatto. Allora andiamo avanti. Pausa breve. Capisci l'italiano davvero bene. Ma capire e parlare sono due mondi diversi. Stiamo creando un sistema unico di lingua di 30 giorni per persone come te, che vivono in Italia o vogliono viverci ma non osano ancora parlare. Niente grammatica noiosa, solo 15 minuti al giorno. Puoi già riservare il tuo posto e avere il 30% di sconto sul corso. Il link è in descrizione. Expatly, where speaking becomes living. Bene.
Ora arriviamo a due temi che compaiono quasi sempre parlando di infanzia: scuola e amici. Sì, sono le due cose che hanno segnato di più la mia infanzia. Ed è così per la maggior parte delle persone. Gran parte dell'infanzia si vive a scuola e con amici. Iniziamo con la scuola. La domanda più semplice è: ti piaceva andare a scuola? Mm, a volte sì, a volte no. Una risposta molto sincera. In italiano dici: a volte mi piaceva la scuola, mi piacevano alcune materie, altre materie erano difficili per me. Mi piaceva arte, ma matematica era sempre difficile per me. Molto bene, lo conoscono in molti e questo unisce. Ora ti do alcune frasi importanti sul periodo scolastico. Ero un bravo alunno. Ero una brava alunna. Non mi piaceva studiare. Passavo molto tempo in biblioteca. Avevo un bravo insegnante. Avevo un'insegnante preferita. Avevo un'insegnante preferita. Lei mi ha davvero ispirato. Molto bene, è una frase bella e personale. Ora ancora qualche frase sulla vita quotidiana a scuola. Andavo sempre a scuola a piedi. Andavo in autobus. Arrivavo sempre presto, a volte ero in ritardo. A volte ero in ritardo. Molto bene, suona molto umano. È vero, ero davvero spesso in ritardo. Esatto. Questi piccoli dettagli sinceri rendono vive le conversazioni. Ora passiamo agli amici. Gli amici d'infanzia sono qualcosa di molto speciale. Puoi dire: avevo un migliore amico, avevo una migliore amica. Eravamo sempre insieme. Avevo una migliore amica. Eravamo davvero sempre insieme. Molto bene. Poi puoi raccontare cosa facevate. Passavamo molto tempo fuori, andavamo in bici, ascoltavamo musica, facevamo marachelle. Facevamo marachelle. Molto bene. La parola marachelle vuol dire piccole cose non proprio permesse. Un termine tipico dell'infanzia. Suona molto familiare. Esatto. Poi un'altra frase importante. A volte litigavamo, ma eravamo comunque sempre amici. A volte litigavamo, ma eravamo comunque sempre amici. Perfetto. È una frase molto naturale e calorosa. Ora facciamo un piccolo dialogo. Avevi molti amici a scuola? Sì, avevo alcuni buoni amici. Passavamo molto tempo insieme. Dopo scuola uscivamo sempre. E hai ancora contatto con loro? Con un'amica sì. Ogni tanto ci scriviamo. Gli altri li ho persi di vista. Molto bene. È una conversazione vera e sincera. Mi rendo conto che posso davvero parlare della mia infanzia. In italiano. Esatto. Sai cosa hai vissuto. Ti servono solo le parole giuste. Nel prossimo capitolo vediamo come parlare di momenti e ricordi speciali, le cose che non dimenticherai mai. Oh, che bello! Tutti hanno questi momenti speciali. Esatto. Allora andiamo avanti. Bene. Ora arriviamo alla parte più bella di questo episodio. Ricordi speciali, i momenti della tua infanzia che non dimenticherai mai. Sì? Ho alcuni di quei momenti e non ho mai cercato di descriverli in italiano. Ed è proprio questo che facciamo adesso. Questi momenti rendono le conversazioni davvero profonde, mostrano chi sei, da dove vieni, cosa è importante per te. È vero! Quando qualcuno mi racconta un momento speciale, mi sento subito vicina. Esatto. Succede perché i momenti speciali sono universali. Tutti li hanno, anche se sono diversi. Ora ti do alcune frasi per iniziare un ricordo speciale. Mi ricordo ancora bene. Non lo dimenticherò mai. È stato un momento che non dimentico. Uno dei miei momenti più belli è stato... Mi ricordo ancora bene. Molto bene.
Poi racconti cosa è successo, sempre con frasi corte, sempre al passato. Per esempio, mi ricordo ancor bene le vacanze con la famiglia. Ogni estate andavamo al mare. Era la cosa più bella per me da bambina. Mi ricordo ancora bene le vacanze con la famiglia. Ogni estate andavamo al mare. Molto bene. Oppure, uno dei miei momenti più belli è stato il mio primo giorno di scuola. Ero nervoso, ma anche emozionato. Mia madre mi ha accompagnato. Uno dei miei momenti più belli è stato il mio primo giorno di scuola. Ero nervosa, ma anche emozionata. Perfetto. Vedi quanto è vivo il racconto. Non descrivi solo cosa è successo. Descrivi anche come ti sei sentita. Questo lo rende molto più personale. Esatto. Questa è la differenza tra riferire e raccontare. Se aggiungi i sentimenti, racconti una storia. Ora ti do alcune parole per i sentimenti al passato. Ero felice, ero emozionato, ero nervoso, ero triste, ero orgoglioso, ero sorpreso, avevo paura, ero contento. Ero molto contenta. Molto bene. Ora combini questo con un ricordo. Quando andavamo al mare ero sempre così emozionato. La notte prima dormivo quasi niente. Quando andavamo al mare ero sempre così emozionata. Perfetto. È un ricordo vivo, lo si può immaginare. Mi piace che in italiano si possa essere così personali. Esatto. L'italiano non è solo una lingua per il lavoro e la burocrazia, è anche una lingua per storie e sentimenti. E un altro punto importante. Puoi parlare anche di cose che da bambino non ti piacevano. Questo rende la conversazione più umana. Per esempio cosa? Per esempio, da bambino non mi piaceva la verdura. Nascondevo tutto sotto il tavolo. Lo capisco. Io odiavo il broccolo. Molto bene. Oppure, da bambino ero molto timido. A scuola parlavo quasi mai. Da bambina ero molto timida. Perfetto. Questi piccoli dettagli ti rendono visibile come persona e creano vera connessione. E un'ultima frase per questo capitolo. Se qualcuno ti chiede cosa ti ha influenzato di più da piccolo, puoi dire: quello che mi ha segnato di più è stato. E poi viene la tua risposta. Quello che mi ha segnato di più è stata la mia famiglia. Parlavamo sempre molto. Questo mi ha aiutato a essere aperta. Perfetto. È una risposta forte e personale. E ancora un suggerimento. Nel nostro programma di lingua alleniamo proprio questo tipo di conversazioni. Personali, vere e naturali. Non grammatica da libro, ma italiano che crea davvero connessioni. Se ti interessa, guarda nei commenti. Sembra proprio quello che serve per parlare davvero. Esatto. Ora arriviamo alla chiusura. Sono pronta. Perfetto. Allora andiamo alla fine. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Devo dire che è stato speciale. Oggi non abbiamo solo imparato l'italiano, abbiamo imparato storie. Sì. Ora mi sento pronta a parlare della mia infanzia. In italiano. Non lo avrei pensato prima. Esatto. Questo mostra cos'è davvero la lingua. Non solo parole e grammatica, ma un modo per esprimerti. Facciamo un riepilogo. Nella prima parte abbiamo imparato a dire dove sei cresciuto, con frasi come: sono cresciuto in una piccola città, prima giocavamo molto fuori, quando ero piccolo avevamo un grande giardino. Queste frasi iniziali mi aiutano subito. Poi abbiamo praticato ricordi concreti. Cosa facevi da bambino? Con verbi importanti come giocato, andato, piaciuto, arrampicato, nuotato, e sempre con prima o quando ero piccolo. Da bambina ho giocato e riso molto. Ora posso dirlo in italiano.
Poi abbiamo parlato di famiglia e casa. Quanto era grande la tua famiglia? Dove abitavate? E come chiudere il tema con cortesia. È un argomento lungo. Questa frase vale oro. Poi abbiamo parlato di scuola e amici. Quali materie ti piacevano? Quali insegnanti ti hanno segnato? E com'erano le tue amicizie? Avevo una migliore amica. Eravamo sempre insieme. Ora suona naturale in italiano. Perfetto. Alla fine abbiamo praticato ricordi speciali, con frasi come "mi ricordo ancora bene" e hai imparato ad aggiungere sentimenti. Ero emozionato, ero felice. I sentimenti rendono vive le storie. Esatto, è la frase più importante di oggi. Ora arriva il tuo compito, per te e per tutti gli ascoltatori. Ok, sono pronta. Prenditi oggi qualche minuto. Pensa a un ricordo della tua infanzia, un momento concreto, un luogo, una persona. Poi descrivi questo ricordo in italiano, in 3 o 4 frasi brevi, a voce alta. Non scrivere, parla. Davvero raccontare ad alta voce, come in una conversazione. Esatto. Se vuoi, scrivi queste frasi nei commenti. Raccontaci una piccola storia della tua infanzia, in italiano. Sarà bello leggerle. Sono curiosa di cosa diranno gli altri. Anch'io. Ogni infanzia è diversa. Questo la rende interessante. L'apprendimento non succede solo qui nel podcast. Succede quando racconti la tua storia. In italiano. Se vuoi davvero parlare italiano, non solo imparare parole, vuoi comunicare, raccontare la tua storia, creare vere connessioni, guarda il nostro programma di lingua. Lì lavoriamo proprio su questi momenti. Trovi il link nei commenti. Sembra il passo giusto per chi vuole davvero parlare. Esatto. Ti ringrazio di essere stato con noi oggi. Ricorda, la tua storia merita di essere raccontata, anche in italiano, soprattutto in italiano. Grazie a te, Pietro. È stato davvero bello e personale. Con molto piacere. Ci sentiamo alla prossima. Alla prossima! A risentirci. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!